Ciao, io sono un Loki. Volete anche voi essere una variante di Loki? Volete anche voi essere un ricercato della TVA? Perfetto, oggi vi mostrerò come fare. Finalmente è uscita tutta la stagione dell'attesissima serie di Loki su Disney Plus e l'ho trovata a dir poco strepitosa. Quindi ho deciso di costruire la corona di Loki in versione variante presidente, non so cosa sia. Comunque chi ha visto la serie ha capito di che cosa sto parlando. Vi ricordo che i pattern di questa corona li potete trovare qui sotto in descrizione, assieme a tutti i materiali che ho utilizzato in questo video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Per creare il pattern con le mie misure uso lo scotch di carta e disegno più o meno la forma che dovrebbe avere guardando le immagini di riferimento. Dopodiché, quando mi sono fatta un'idea, lo traspongo sulla carta e continuo a disegnare la forma del pezzo. Ne disegno soltanto metà per avere una forma più simmetrica e infatti lo capovolgo, così viene fuori perfetto. Poi lo ritaglio e faccio una prova per vedere se le misure vanno bene. Ora, per creare il pattern del corno utilizzo la carta stagnola e faccio una scultura del corno, cerco di modellarlo meglio che posso e una volta modellato il corno con la carta stagnola ricopro anche questo con il nastro adesivo scotch di carta. Ora inizio a disegnare la forma dei pattern e divido il corno in 3 parti perché poi dopo riuscirò ad appiattire le mie forme per riuscire ad avere i pattern sulla carta. Questi sono i punti di raccordo che sono importantissimi quando si fanno le corna perché mi serviranno dopo per incollare i pezzi giusti. E dopodiché aggiungo anche le lettere A con A, B con B e C con C per ricordarmi come vanno incollati i pezzi insieme. Poi i pattern li ricalco e li metto in bella copia. Ora trasferisco tutto sull'Eva Foam di spessore 5 mm. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per acquistarlo se vi interessa. Traccio le forme sul foam con una penna perché voglio essere più precisa. Dopodiché taglio con un taglierino molto affilato e con cura. Per avere la punta del corno appuntita, poi devo tagliare questa parte qui alla fine con la forbice perché altrimenti non riesco ad incollare i pezzi insieme correttamente. Per incollare l'Eva Foam il mastice della Pattex è perfetto. Applico uno strato sottile da entrambi i lati e per velocizzare il processo di asciugatura della colla passo leggermente la pistola termica dove ho messo la colla e unisco i pezzi insieme con molta attenzione. Mentre si incollano i pezzi insieme è consigliabile anche scaldare i pezzi con la pistola termica e piegarli un po' per fargli prendere, diciamo, la forma prima di incollarli. Dopo aver fatto un corno faccio anche l'altro, uguale e identico. Per l'altro pezzo c'è una riga segnata dove praticamente bisogna creare uno scavo con il taglierino, in modo da creare praticamente una scanalatura. E in questa scanalatura dopodiché verrà messa la colla, perché ci aiuterà a creare un'angolazione, come vedete, una specie di piegatura, non so come dire, questa cosa qua insomma. Io ho fatto praticamente 2 metà e poi le ho incollate insieme tra loro
però voi potete fare anche un pezzo unico, come preferite. Per il pezzo centrale utilizzo sempre l'Eva Foam da 5 mm e praticamente lo divido in questi pezzi qua. Al centro della V, diciamo, faccio lo stesso la scanalatura. E ora, come vedete, questi sono i pezzi non ancora incollati insieme, semplicemente assemblati sulla testa con degli spilli. Il pezzo a forma di V era venuto fuori troppo lungo, infatti come vedete ho fatto dei segni che poi andrò a tagliare. Ora utilizzo il Dremel e utilizzo una punta di pietra che quindi toglie poco materiale e fa la superficie molto liscia. Sistemo i bordi e dopodiché taglio questa parte in eccesso che vi ho fatto vedere prima. Passo con il Dremel questa parte per smussare tutto il bordo e creare un'angolazione un po' obliqua. Poi sulle corna sistemo sempre le connessioni tra i vari pezzi con il Dremel. Do una forma arrotondata alle due punte, che dopo verranno incollate in questo modo, come vedete. Con il Dremel è tutto molto più liscio. In questa parte qui inoltre ho tolto via materiale per creare uno spessore differente e farlo più sottile, utilizzando sempre la punta che avete visto prima. Per dare maggiore rigidità ho creato una forma con il tibra da mettere nella parte all'interno e l'ho scaldata dandogli la forma desiderata. L'ho anche messa sulla mia faccia per vedere se mi stava giusta. Ora, come vedete, mantiene la forma molto più facilmente. Poi, per sistemare tutte le imperfezioni ho utilizzato il Quick Seal, che è in pratica uno stucco per il foam molto utile in questi casi. Lo passo con il dito dove ci sono le fessure e poi utilizzo l'acqua per lisciare bene tutta la superficie. Lo applico anche in questi punti qui dove praticamente si sono create delle fessure molto grandi e le riempio sempre con il Quick Seal. Poi ritaglio un attimo il retro del corno per incollarlo meglio e utilizzo sempre il mastice, però in aggiunta anche della colla a caldo all'interno per rendere l'attaccatura più solida. Intorno alle corna ci metto due striscioline di foam da 2 mm, le ritaglio con la forbice e le incollo dove devono essere incollate. E ora è la parte del primer. Come primer utilizzo il Flexbond e lo applico con questo pennello piatto e morbido. In totale faccio 3 strati. Il primo strato non diluito, gli altri 2 con un po' d'acqua. E come vedete questo è il risultato. Molto lucido. Poi attacco con del biadesivo alla testina il pezzo per colorarlo più facilmente e do una prima mano con la bomboletta di Rust-Oleum nero lucido per dargli una base. Come vedete qui basta semplicemente uno strato. E dopodiché con la bomboletta oro gli do il tocco finale. Per finire utilizzo questi semplici gancetti per attaccare il pezzo alla testa. Questo è tutto. Spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti oppure su Instagram e vi risponderò volentieri. Ci vediamo presto!